Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio delle nostre K-News, il nostro raccoglitore settimanale dove andiamo a rinchiudere quelle che sono un po' le notizie più interessanti della settimana. Questa settimana abbiamo delle notizie che spaziano da boy group a girl group, gruppi nuovi e gruppi storici, Twice e non Twice, BTS e non BTS, ma non voglio anticiparvi troppo. Rimanete collegati e vi racconterò un sacco di cose. La famosa agenzia di stampa Associated Press ha stilato la propria classifica delle migliori canzoni del 2020. Un po' a sorpresa in top 10 c'è un brano che tutti noi conosciamo molto bene, Le tagliatelle di Nonna Pina. No, non è vero. Stavo scherzando, ma ha comunque a che fare con il cibo. Si tratta di Ice Cream delle Blackpink in collaborazione con Selena Gomez. Il singolo di ritorno delle 4 ragazze malate d'amore occupa la 10ª posizione della graduatoria ed è l'unica canzone K-pop in classifica. Una decisione che sicuramente farà discutere. Potete farlo qui sotto nei commenti, ma senza strapparvi i capelli a vicenda. More and More sbarca su Canale 5. Nella puntata di Paperissima Sprint di domenica 13 dicembre il brano delle Twice è stato trasmesso per diversi secondi accompagnando una serie di video amatoriali divertenti. Mezzo assopito dopo una bella cena domenicale sono stato scosso a tal punto che sono volato giù dal divano con un triplo avvitamento carpiato degno della migliore Tania Cagnotto. Peccato che nessuno abbia immortalato il momento, altrimenti avrei potuto finire a Paperissima accompagnato dalle Twice. A parte questo, l'inserimento di canzoni K-pop in programmi TV di prima serata è un ulteriore segnale di quanto questa musica stia lentamente abbattendo i pregiudizi da cui era inizialmente circondata. Speriamo di poter sentire le canzoni che amiamo in TV e in radio sempre più spesso, o anzi, sempre più more and more and more and more. I BTS sono stati eletti Entertainer of the Year dalla popolare rivista americana Time. In un anno in cui sarebbe stato facile sentirsi soli e staccati dal mondo, sono stati in grado di connettersi con i fans grazie a concerti online, di cullarli con Life Goes On e di farli scatenare sulle note di Dynamite. L'attenzione agli armi, l'impegno sociale e la dedizione nel provare a essere un buon modello da seguire hanno fatto colpo sulla rivista, che ha deciso di conferire loro il riconoscimento, l'ennesimo premio in bacheca per i Bangtan, a cui forse manca solo il trofeo di scacchi di Caron Pertusella. Anche le Pink sono pronte a tingere di rosa il tramonto sul 2020 e ad aprire il 2021 con una bella iniezione di speranza. Il 27 dicembre infatti terranno il loro concerto di fine anno dal titolo A-Pink Online Stage Pink of the Year. I biglietti sono già acquistabili su Interpark e Yes24, una bella idea per incontrare, seppur virtualmente, i numerosi fan rimasti delusi dalla cancellazione di molte date per via del Covid, ma anche l'occasione di conoscerle un po' meglio per chi, come il nostro Simon, fino a un anno fa pensava che A-Pink fosse il modo in cui gli amici salutano la cantante di Try e What About Us. Aggiungerei, visto che stiamo parlando di concerti e stiamo parlando di Pink, che il concerto che era previsto inizialmente per il 27 dicembre delle Blackpink è stato posticipato al 31 dicembre. Non vi preoccupate, per chi non potesse assistere è già stato previsto un rimborso dei biglietti, per chi invece volesse assistere verrà posticipato a quella data. Siete pronti a chiudere l'anno in bellezza? Ed ora passiamo la parola al nostro Simon per la rubrica Accadde oggi. Ciao Ivan e un saluto anche ai nostri amici ascoltatori. Settimana scorsa vi ho riportati nel 2017 con l'album delle Twice Merry and Happy. Questa volta, pur rimanendo nello stesso anno, facciamo un salto in avanti di una settimana. I toni qui si fanno necessariamente più seri, perché il 18 dicembre 2017 purtroppo ci lasciava Jonghyun degli SHINee. È uno di quei giorni in cui i fan ricordano precisamente dove erano e con chi al momento della notizia, ma oggi, se permettete, non è su questo che vogliamo soffermarci. Vogliamo ricordarlo come il 18enne sognatore che nel maggio del 2008 debuttò con la canzone Replay. Vogliamo ricordarlo come la voce principale del gruppo, capace di incantare tutti. Vogliamo ricordarlo come il compositore di A Gloomy Clock della grande amica IU. Vogliamo ricordarlo come solista con l'EP Base che ci fece iniziare il 2015 con Il piede giusto o con She's dell'anno dopo. Vogliamo ricordarlo come una stella che brilla ancora nel nostro cielo. Alzate la testa, perché le stelle sono sempre lì con noi. Le stelle non muoiono mai nel cuore di chi le ammira.
Ringraziamo il nostro Simon e ci uniamo al pensiero e al ricordo di un artista che ci ha lasciato purtroppo e che vogliamo ricordare veramente con tutto il nostro cuore. Chiudiamo qui la nostra puntata di K-News e vi diamo l'appuntamento per la prossima, sperando che vi sia piaciuta, e se non vi è piaciuta, ragazzi, avete veramente dei gusti pessimi, perché è un prodotto meraviglioso. E sapete perché? Perché l'abbiamo inventato noi! Alla prossima, ciao a tutti e grazie!